Pronti per un altro video interattivo di italiano? Oggi vediamo le differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto e lo facciamo con un esercizio. Ti farò vedere qui sullo schermo 5 frasi e dovrai completare queste frasi con il passato prossimo o l'imperfetto. Poi ti darò le soluzioni all'esercizio, così che puoi capire quando usare il passato prossimo e quando usare l'imperfetto. Allora iniziamo subito. Ecco le frasi. Ora puoi mettere in pausa il video e riavvialo quando hai finito l'esercizio. Buona fortuna! Fantastico! Com'è andata? Adesso possiamo iniziare col video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di passato prossimo e imperfetto attraverso l'esercizio che hai appena fatto. Prima di iniziare il video però voglio ricordarti che abbiamo preparato per te una scheda PDF di questo video. Quindi se vuoi scaricare gli appunti di questa lezione puoi farlo cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso possiamo iniziare con la correzione dell'esercizio. Iniziamo dalla prima frase. Quando 15 anni tantissimo giocare a basket. In questo caso usiamo l'imperfetto per entrambi i verbi. Quindi quando avevo 15 anni mi piaceva tantissimo giocare a basket. Attenzione, piaceva, terza persona, perché il verbo piacere si coniuga in base all'oggetto che piace. Perché usiamo l'imperfetto? Beh, usiamo l'imperfetto perché queste due azioni, il fatto di avere 15 anni e il fatto che mi piaceva giocare a basket, non sono delle azioni che possiamo posizionare in un momento preciso nel passato. Non sono azioni che hanno un chiaro inizio e una chiara fine. Per questo motivo usiamo l'imperfetto. Inoltre ti do un piccolo consiglio. Quando parliamo di età come 15 anni o momenti della vita, usiamo l'imperfetto. Per esempio, quando avevo 10 anni, quando ero piccolo, quando ero giovane, tutti momenti della vita, quando ero uno studente, quando ero sposato. Insomma, con l'età e momenti della vita usiamo l'imperfetto. Un'altra cosa a cui fare attenzione, e questo è un errore comune per le persone che parlano inglese, è usare il verbo avere con gli anni. Quando avevo 15 anni, non quando ero 15 anni, ok? Andiamo avanti con la prossima frase. Ieri sera, Claudio, per organizzare il nostro viaggio insieme. Qui dobbiamo usare il passato prossimo. Ieri sera ho chiamato Claudio per organizzare il nostro viaggio insieme. Perché usiamo il passato prossimo? È facile, perché questa è un'azione che possiamo posizionare in un momento preciso nel passato, ieri sera, ed è un'azione che inizia e finisce nel passato. Io l'ho chiamato, l'azione di chiamare Claudio è avvenuta precisamente ieri sera, è iniziata ed è finita. Quindi in questo caso usiamo il passato prossimo. Ora, prima di andare avanti con la prossima frase, voglio chiederti un piccolo favore, quello di lasciare un bel mi piace se questo video ti sta piacendo. Per te può sembrare un piccolo gesto, ma per noi è davvero molto importante perché ci aiuta a far crescere il canale. Quindi, se il video ti sta piacendo e ti sto aiutando in italiano, lascia un bel mi piace, è gratis. Andiamo avanti con la prossima frase. Quando alla festa tutti. In questo caso dobbiamo usare il passato prossimo per il primo verbo arrivare, quindi quando sono arrivato o
quando sono arrivata alla festa, e poi usiamo l'imperfetto per il verbo ballare. Ballavano tutti ballavano. Questo perché? Beh, immaginiamo questa situazione. Abbiamo un'azione lunga, duratura, quella di ballare. Il fatto che tutti ballavano non avviene proprio in un momento preciso ed è comunque un'azione piuttosto lunga. L'azione invece di arrivare alla festa è un'azione molto molto breve, istantanea, che inizia e finisce subito, perché io arrivo e poi appena arrivo l'azione di arrivare è finita. Quando abbiamo un'azione lunga e un'azione breve istantanea, dobbiamo usare l'imperfetto per l'azione lunga e il passato prossimo per l'azione breve istantanea. Ecco perché sono arrivata al passato prossimo e ballavano all'imperfetto. Andiamo avanti. Marta una borsa che tantissimo. Beh, qui dobbiamo usare il passato prossimo per il verbo regalare, quindi Marta mi ha regalato una borsa, e poi dobbiamo usare l'imperfetto per il verbo volere, che volevo tantissimo. Perché questo? Beh, anche qui se ci pensi, regalare è un'azione breve, istantanea, che inizia e finisce nel passato, anche se non stiamo specificando il momento preciso. Però è chiaro che è un'azione breve che inizia e finisce. Ma volere? Beh, volere è un verbo che esprime un desiderio. Andare a posizionare in un momento preciso un desiderio non è facile, perché quando ho iniziato a volere quella borsa e quando ho smesso. Quindi generalmente possiamo dire che con il verbo volere o comunque i verbi che esprimono un desiderio, una volontà, usiamo l'imperfetto. Ecco perché Marta mi ha regalato una borsa che volevo tantissimo. Usiamo l'imperfetto per il verbo volere e il passato prossimo per il verbo regalare. Poi è possibile trovare il verbo volere anche al passato prossimo o voluto, però nella maggior parte dei casi è imperfetto. Andiamo avanti con l'ultima frase. Mentre la cena, Martina, prima del previsto. Ecco, questa è una frase un po' particolare perché abbiamo la parola mentre. La parola mentre ci aiuta tantissimo. Questo perché ogni volta che abbiamo mentre con un tempo del passato dobbiamo usare sempre l'imperfetto. Facile. Quindi se vedi mentre e hai il verbo al passato, usa l'imperfetto. Quindi possiamo dire che il verbo preparare va all'imperfetto, mentre preparavo. Invece il verbo arrivare va al passato prossimo, è arrivata. Perché? Beh, qui dobbiamo pensare come prima, cioè un'azione lunga e un'azione breve. Qui abbiamo un'azione lunga introdotta da mentre, che significa durante. Quindi ci sono io che preparo la cena, che preparavo la cena, ed è un'azione lunga. E questa azione lunga è interrotta da un'azione breve, istantanea, che inizia e finisce subito nel passato, cioè Martina è arrivata. Quindi con mentre usiamo l'imperfetto e poi l'azione breve, istantanea, che interrompe quella lunga, l'azione di mentre, usiamo il passato prossimo. E in realtà però è anche possibile trovare imperfetto più imperfetto. Quando? Beh, quando tutte e due le azioni sono lunghe e contemporanee, cioè avvengono nello stesso momento. Per esempio, mentre preparavo la cena, Martina guardava la televisione. L'azione di preparare la cena avviene nello stesso momento di Martina che guarda la televisione. E sono tutte e due azioni lunghe, non ce n'è una più breve che interrompe l'altra. E quindi in questo caso usiamo l'imperfetto per entrambe le azioni. Benissimo, hai capito come funzionano il passato prossimo e l'imperfetto? Sono sicuro che con questo esercizio pratico è stato più facile capire le regole. Quindi se ti piace questo tipo di video in cui facciamo un esercizio e poi la spiegazione della grammatica, fammelo sapere qui sotto così ne posso fare altri. Anzi, se c'è proprio un argomento di grammatica che vuoi guardare, che vuoi imparare in questo modo,
cioè prima un esercizio e poi la spiegazione, scrivilo qui sotto, fammi qualche proposta, così possiamo realizzare più video di questo genere. Ah, dimenticavo, fammi anche sapere com'è andato questo esercizio, a quante frasi hai risposto correttamente? Fantastico, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!